Ciao amici e amiche del segno dei gemelli, io sono Angela e questo è Exoda Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 febbraio. Prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e anche i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. Adesso partiamo con la lettura, andiamo innanzitutto a vedere come andrà la vostra settimana in linea di massima, generica, le vostre stesse energie e poi vedremo i segni zodiacali, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo questo bellissimo sole che porta chiarezza, felicità, ottimismo, anche una nuova energia. Potreste sentirvi abbastanza vitali e dinamici. Porta allegria e crescita, quindi possibilità di utilizzare al meglio le nostre, diciamo, capacità, solamente sì, anche la volontà di progredire, di migliorare, di star bene, soprattutto nelle questioni strettamente personali e anche relazionali. L'orso è molto particolare perché probabilmente o c'è qualche evento, qualche situazione, forse anche una persona che può mettere a dura prova la vostra pazienza e magari c'è bisogno proprio di proteggere se stessi, le cose più care, i nostri pensieri, il nostro tempo a volte, quindi resistere a qualche situazione esterna un po' difficile, quindi ci richiede forza, solidità e coraggio. Poi direi soprattutto nelle questioni pratiche, lavorative o se abbiamo delle situazioni in via di sviluppo a livello lavorativo con un capo, ad esempio, oppure con l'autorità, quindi questioni burocratiche e legali. La nave ci fa capire che un qualcosa è proprio in via di sviluppo, nel senso che dobbiamo ancora impegnarci ulteriormente, che invece però possiamo già vedere dei cambiamenti e dei miglioramenti e quindi di continuare a procedere in un certo modo. Forse ci invita a seguire i nostri desideri, a tuffarci forse in una nuova avventura e anche legata agli spostamenti, quindi potrebbe esserci un weekend, una trasferta, un viaggetto, uno spostamento. Potrebbe anche darsi che state programmando qualcosa del genere, in senso diciamo metaforico, comunque indica un miglioramento e un avanzamento nelle varie situazioni, direi soprattutto nelle questioni pratiche. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di Terra, Toro, Vergine e Capricorno. E un pochettino anche quelli di acqua, Cancro, Scorpione e Pesci. E adesso insieme andiamo a vedere l'ambito amore. Ricordo sempre che principalmente le indicazioni son quelle, sì, coppia single, però magari c'è qualcuno che potrebbe non essere interessato a questo ambito, ma invece può essere interessato alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare le varie carte cosa dicono, da poterle adattare alle vostre esigenze. Gelsomino, molto interessante come carta, anche questa è voluta uscire, allora l'accettiamo, abbiamo il croco. Diciamo che il gelsomino effettivamente porta, delle belle e buone energie, quindi emozioni, vero, molto forti con possibilità però, di essere molto più spensierati e quindi un gioco di seduzione, di provocazione, utilizzare e sfoderare il proprio fascino, dei desideri che comunque possono essere realizzati. Quindi potrebbe essere una bella fase esaltante e positiva, non a caso abbiamo appunto l'energia del sole ad illuminare anche questa situazione sia delle relazioni, poi vedremo anche dei singoli ovviamente. Interessante anche il croco perché
che questo in un certo senso parla di serenità, però parla anche di un qualcosa che, è duraturo, è bello, è positivo, è costruttivo, forse anche per alcuni passaggi importanti che state vivendo, magari c'è bisogno, di massima comprensione e attenzione per far sì che, voi possiate sviluppare un certo tipo di progetti, un qualcosa che avete in mente, sia, voi stessi, perché c'è bisogno comunque di complicità, di attenzione, di avere quelle basi solide che possono aiutare ovviamente anche nelle proprie vite personali, e nei propri spazi. Poi c'è il Giglio, direi perfetto anche questo, quindi ci parla di una settimana che se c'è stato, se c'è qualcosa che non va, verrà subito risolto. Invece qui in realtà si parla anche di situazioni, belle, diciamo positive, eventi anche felici, di tranquillità, di intesa, ritrovata o di poter costruire, un certo tipo di rapporto, però come si deve, quindi con basi solide, e questo vale anche in qualche relazione più importante per voi. Per i single è interessante il fatto che se state frequentando, conoscendo una persona, è il momento giusto per costruire queste basi solide, e allora così la cosa sarà duratura, sarà molto, molto positiva e può svilupparsi in un certo modo, anche oltre le vostre stesse aspettative del momento. Invece per chi non ha nessuno, effettivamente qui c'è una fase di evoluzione, di crescita probabilmente delle nuove conoscenze, nuove comunicazioni che possono essere stimolanti ed interessanti. Per quanto riguarda invece le questioni più pratiche del lavoro e delle finanze, troviamo la carta sacerdote. Spesso può fare riferimento a una persona di fiducia, di rispetto, che può aiutarvi a "guarire", tra virgolette, un qualcosa, magari ci sono delle cose che volete capire, abbiamo detto questioni lavorative, se ci sono cose in ballo a livello legale, burocratico, o semplicemente avete bisogno del conforto, della saggezza, del sostegno, aiuto in senso lato, una guida per capire e comprendere meglio alcune cose. Diciamo, di sicuro già vedendo la carta del battello è un qualcosa che si sta avviando, verso la soluzione, quindi parliamo di problematiche in senso lato, o anche di fortuna, perché la fortuna porta un ottenimento, porta a realizzare delle speranze. Occorre sempre impegno, questo sì, non è che non ci si deve impegnare, però vuol dire che la nostra determinazione, il nostro impegno verrà assolutamente ripagato. A ribadire questo c'è anche un maggio di preziosi che sottolinea proprio il fatto di appoggio, di sostegno, di opportunità vantaggiose, di ostacoli superati, e quindi ottima, buona gestione, di se stessi, delle proprie energie, delle proprie finanze. Quindi c'è un qualcosa che procede in modo liscio, liscio e perfetto, anche per evoluzioni future di qualcosa nello specifico. Questo vale anche per, chi sta cercando lavoro. Magari questa figura può riferirsi a una persona che vi aiuta, una persona che può farvi una proposta interessante, e quindi potreste già iniziare magari questa settimana, se c'è stato già un contatto precedente, altrimenti ci si avvia verso un qualcosa di concreto. Quindi ecco che c'è realizzazione e c'è soddisfazione, e quindi vi state preparando a questo nuovo viaggio, questo nuovo percorso da intraprendere. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!